Io sono nato qui, mia madre è di Vilminore e mio padre era di Schilpario, che è il paese qui vicino. Quindi ho questo doppio campanilismo un po', che la Val di Scala ha molto anche di questo. Sono ancora dei paesi molto piccoli ma ancora molto legati a una tradizione delle radici abbastanza comuni e sono le stesse radici in linea di massima a cui sono legato io. Sono stato in giro un po', ho fatto un po' di università, ho viaggiato un po' e poi tra il succedersi di un lavoro e l'altro è successa sta roba della pizzeria. Mi è sempre piaciuto avere a che fare con la gente, poi il contatto del paese è una realtà a cui credo molto, il senso di comunità è una cosa in cui credo molto e quindi ecco è anche un'occasione per stringere dei legami con persone che conosci da sempre, perché qui ci conosciamo tutti, ma poi in realtà per entrare in profondità ci vuole un po' di più del ciao ciao per strada, no? È stata un'occasione anche per quello. Poi è un lavoro che mi piace molto, far da mangiare mi piace, è una cosa che mi ha sempre appassionato. Mi sono in un certo qual modo sempre interessato di storia locale fin da quando ero ragazzino. Un signore di Vilminore mi ha passato il testimone, diciamo, del raccontare la chiesa di Vilminore, è un posto incredibile che racconta e raccoglie al meglio la nostra storia. E è una cosa che ho sempre fatto così, quasi per gioco, no? Fin da quando avevo 15-16 anni, è una cosa che mi è sempre piaciuto fare. Poi negli anni è subentrato questo discorso della diga che ho sempre sentito vicino. Forse perché è una storia molto triste, forse perché in un certo qual modo detesto le ingiustizie e per me la parola con cui la si sintetizza meglio parlando del discorso del Gleno è quello, è proprio la parola ingiustizia e quindi forse per quello, forse mosso da, non so, non ti so dire francamente quali sono state le molle più forti, ma sono parecchi anni che mi occupo di questa cosa. All'inizio del Novecento l'elettricità stava cambiando in modo determinante il lavoro, forse fino lì quello che era stato manuale ovviamente con l'introduzione dell'energia elettrica la produzione aumentava in modo esponenziale, insomma. Per cui sorgevano dighe un po' dappertutto. Perché lì? Perché era adatta in pratica, c'è la vallata abbastanza stretta, per cui con una diga, con uno sbarramento si poteva costruire, formare il lago e sfruttare poi l'energia, sfruttare l'acqua, ecco, contenuta nel bacino. Ecco, e l'ha fatta costruire la ditta Viganò, che è di Albiate, in Brianza, perché loro avevano dei cotonifici, per cui la corrente dovevano comprarla. E stando alla difesa Viganò, il processo racconta appunto la difesa che era in scadenza il contratto con il fornitore, per cui invece di rinnovare il contratto prevedendo anche un forte aumento, hanno deciso di costruirsi da solo una diga, di prodursi da solo la corrente che gli serviva, insomma. Nel 1920 hanno costruito la prima parte, perché la prima parte, il primo progetto era di diga a gravità, cioè un grosso muro che col suo peso contrasta la pressione dell'acqua alle sue spalle. Poi invece cambiano il progetto e appunto nel 21 iniziano a costruire gli archi e i piloni e i lavori terminano nell'ottobre del 23. La diga si è riempita per la prima volta il 15 ottobre del 23 e il 1 dicembre è crollata.
Chi ha vissuto il disastro ti dice è stato un punto di frattura nella memoria, ha creato all'interno di una comunità un prima e un dopo difficilmente riconciliabile, all'interno del quale era un punto di riferimento nel tempo, al punto che se si parlava a tavola la domenica e ci si riferiva a un episodio nel testo si diceva ma è successo prima o dopo il disastro, come la guerra, no? Una roba del genere. I testimoni, i superstiti lo dicono, eravamo poveri, siamo diventati miseri e non sapevamo cosa voleva dire, noi pensavamo che la povertà fosse quella vita lì che facevamo, c'era in realtà molto meno, volendo il disastro è stato quella roba qui. Quasi sicuramente nella parte della diga sopra la gola c'è stato un cedimento da qualche parte, poi il guardiano indica quello contrassegnato appunto col numero 11, il pilone di là, che lui diceva che è andato giù ad aprire la valvola per dare l'acqua alla centrale e quando tornava indietro ha sentito cadere dei sassi dall'alto per vedere, ha visto che si apriva il pilone e poi è crollato tutto, insomma. Anche perché la diga è stata costruita su una roccia, quella della gola, che non è uguale a quella incassante, diciamo, quella laterale, la maggior parte è una roccia solida, invece quella in centro è porfirite. Non andava costruita una diga sopra se non dopo aver fatto dei trattamenti, delle infiltrazioni di cemento per renderla più solida. Ecco. Con 6 milioni di metri cubi dietro d'acqua la pressione ha spazzato via un'ottantina di metri di muro. In circa una quarantina di minuti l'acqua è arrivata ad Arfo. Anche lì ci sono stati oltre 100 vittime e tantissimi danni materiali. Al Dezzo, per esempio, la valle è strettissima, per cui in un attimo ha spazzato via quello che c'era da spazzare via, insomma. E al Dezzo sono state oltre 200 le vittime. È stato il paese più colpito, insomma. Il processo si apre, mi pare, il 30 di marzo del 25, sì, e va a sentenza il 4 luglio del 27. Vengono condannati a 3 anni e 4 mesi l'ingegner Sant'Angelo, che è il progettista, e il Viganò. Gli altri vengono assolti. I processi sono 2, perché c'è stato il processo d'appello a Milano, nel quale vengono assolti sia il Viganò che l'ingegner Sant'Angelo. Il Viganò perché è morto 3 mesi prima dell'apertura del processo, e l'ingegner Sant'Angelo per insufficienza di prove. Non mi ricordo più, c'era la Montedison di mezzo, non mi ricordo più cosa cavavano. Il minerale era una delle poche ricchezze. Quando c'è qualche guerra assumono un sacco di operai perché serve il ferro per costruire i cannoni. Quando non ci sono le guerre gli operai calano e dopo invece qui hanno smesso di usarle, ma c'è dentro ancora un'enormità di minerale già cavato all'interno. E hanno chiuso perché facevano arrivare le navi dall'Argentina, da quelle zone là. C'è da dire che, se non altro, era una fonte di guadagno per la famiglia, tanto per incominciare. Anticamente, quando andavano avanti solo col martello, con la mazza e lo scalpello, era un discorso. Quando hanno introdotto le pistole ad aria compressa, volavano polvere che a 40 anni erano piene di silicose. Finché hanno introdotto le pistole ad aria compressa che però sparava anche l'acqua. Quegli ometti a 40 anni non riuscivano più a fare le scale. Mi ricordo quando ero bambino io che questi poveri cristi quando uscivano erano irriconoscibili, pieni di polvere.
e una gran parte l'avevano anche mangiata. Noi non dobbiamo pensare che le nostre montagne, i boschi, i prati siano un qualcosa di naturale. Se non ci fosse stato l'uomo sarebbe un ambiente significativamente diverso, cioè ci accorgeremo di essere in un ambiente diverso da quello che è adesso. Adesso, nel secondo dopoguerra, dal secondo dopoguerra in avanti, sono state praticamente lentamente abbandonate il 90% di queste attività e quindi il territorio di fatto è per massima parte non utilizzato. Io direi almeno il 90% è in evoluzione e non più gestito dall'uomo, e questa cosa alcuni la vedono positivamente, ma in realtà non è del tutto positiva, nel senso che anche un ambiente che sempre, la risorsa forestale ad esempio, che è sempre stata gestita, non si può pensare di abbandonarla da un giorno con l'altro e che tutto vada bene. Dovrebbe essere un po' accompagnata questa transizione, perché non si può pensare di sfruttare come in passato il territorio. Guarda, io quando ho detto, non ai miei, perché i miei lo sapevano da mo' che volevo fare veterinaria, però diciamo al gruppo più allargato dei parenti o queste zie che sono morte a 100 anni, ho detto che volevo fare il veterinario. Si sono tutti allarmati, ma il lavoro da maschio, il lavoro da uomo, il lavoro da fatica. Io sono stata bene nei posti dove sono stata, però ho cercato di far conoscere a tutti la Val di Scalve, anche a Reggio Emilia, chi più chi meno, gli ho portato il libro classicone, l'antica Repubblica di Scalve, che è il must dei libri della Val di Scalve, cioè ho sempre cercato di portarli qua. L'essere rientrata è pesante dal punto di vista lavorativo, perché appunto ti coinvolge H24, citofonano, ti chiamano, questo, però alla fine è una soddisfazione. Sono una persona un po' particolare, nel senso che a me piace la storia, mi piace i ricordi, forse perché ho avuto queste 3 zie anziane che mi hanno raccontato tutto, però non mi hanno raccontato solo della diga del Gleno. Quindi è vero che noi cresciamo con la diga del Gleno qua, perché dall'asilo praticamente ti viene raccontato della diga del Gleno, fai disegni sulla diga, eccetera. Però in generale a me piace proprio i racconti legati al posto, quindi non ho solo nel mio bagaglio i racconti legati alla diga del Gleno, capito cosa intendo? Che il rischio, hai utilizzato proprio la parola corretta, è quello di venire schiacciati su un dato fenomeno, su un dato evento. È la cosa peggiore che può succedere, no? Si rimane all'interno di una logica in cui si finisce a parlare di qualcosa anche di molto triste, di molto, molto impattante da un punto di vista emotivo, e si finisce un po' per perdere, secondo me, la barra, no? Nel senso, parlando del discorso del Gleno, si finisce per sintetizzare una valle all'interno di un qualcosa che sì, sicuramente è simbolico, sicuramente è un riferimento a livello storico importantissimo, ma vi posso assicurare, se noi girassimo queste montagne, le baite, i posti intorno ai paesi, sono posti abitati da 1000 anni. Il turismo è una logica bellissima, appunto quando io non credo molto nel concetto di turismo sostenibile, è una parola che non mi piace molto, ma comunque quando è supportabile, quando è vivibile, spendibile, non solo per chi arriva ma anche per chi c'è. Queste valli si stanno spopolando non certo perché non sappiamo offrire al turista quello che cerca, piuttosto che si stanno spopolando perché mancano i servizi. E se sfuggiamo, se rincorriamo delle logiche di guadagno sfrenato, di necessità di profitto a tutti i costi, anche in quelle dinamiche qui, cosa succederà? Non è che la montagna crolla, succede che però la montagna diventa un centro commerciale e poi chi va a cercare la fuga dal centro commerciale se lo ritrova da un'altra parte con la fila per prendere il panino, col tornello per fare il sentiero, che sono cose inconcepibili.